They're all leaning over like this. They're holding on so they didn't fall off the floor, which was not moving. E quindi tutti quanti lì stavano, come il tappeto girava a destra, tutti si aggrappavano alla ringhiera e andavano a destra, oppure se da sinistra si aggrappavano per non cadere a sinistra, e quindi tutti quanti si aggrappavano per non cadere, però da cosa? Dal pavimento che era fermo. The floor was not moving. Il pavimento non si Why muoveva. was everyone holding on like this? Perché tutti quanti si tenevano così forte alla ringhiera? Their senses were telling them that they were moving. Perché i loro sensi gli stavano dicendo loro che si stavano muovendo. So this is called ahankar, ego. E quindi questo è chiamato ahankara, l'ego. Atma, the soul, is a shakshi, is a witness. Atma, l'anima in sé, è shakti, ovvero colei che osserva. Just like a person watches something on a screen, our soul is seeing the reflection of the whole world on the screen of our chitta. Allo stesso modo come una persona sta guardando tutto attraverso uno schermo, in questo modo la nostra anima guarda il mondo, è il testimone, e in questo modo l'anima quindi come testimone guarda il mondo attraverso lo schermo della propria citta, della propria mente sottile. Right now, you're not seeing the world directly. You're seeing a model of the world in your own chitta. In questo momento voi non state vedendo il mondo così com'è, ma state vedendo il mondo attraverso un modello riflesso nella vostra città. If you have a fever, if you have a disturbance of prana, or if someone gave you some drug, then you may see that the walls are breathing and everything is moving, but no one else sees it, only Febbre molto alta, iniziate ad avere droga, che voi iniziate magari a vedere che i muri respirano, tutto si muove, che in realtà non stiamo vedendo il mondo così com'è, ma stiamo vedendo il mondo come riflesso nella nostra città. the world is really there is an objective world, but when the prana is disturbed, then the chitta moves and makes the model, but the model cannot be steady. And this is why also when you go into dreams, when there's too much rajas and tamas in the dream, then nothing is steady, everything is surreal and strange and can change in a moment. Quindi in realtà il mondo esterno è vero, esiste una realtà oggettiva, noi la percepiamo attraverso la nostra, vediamo il riflesso della nostra mente, vediamo il modello che la nostra mente sulla nostra mente, e nei sogni, quando c'è tanto Rajaguna, vediamo che tutte le cose cambiano velocemente, niente ha senso, è tutto molto strano. So then, this ego also has three transformations. Quindi questo ego ha tre trasformazioni. They're called Vaikaric, the Tejasic and Tamasic. That means just Sattvic, Rajasic and Tamasic. But the technical terms are Vaikari and Tejasic. Quindi questi tre ego ha tre modificazioni e modifiche che sono sempre Sattva, Rajas e Tamas, però i nomi tecnici sono Vaikaric e Tejasic. Yeah. So the Sattvic, the proportionately comparatively more Sattvic transformation of the ego is called manas, or mind. Quindi la trasformazione relativamente più sattvica, la migliore è chiamata manas. So we can say that the chitta is your subconscious mind or your pre-egoistic mind, and then manas is the post-egoistic mind, that is the actual transformation of. Può essere definita come la mente pre-egoica, poi l'ego, e poi invece la manas può essere considerata la mente post-egoica, la mente materiale. So here Kapil Dev is instructing his mother, the means is that this egoistic mind, the post-egoistic mind, manas, its function is sankalpa vikalpa. Quindi Srila Kapila sta istruendo la madre e sta spiegando che manas, questa mente post-egoica, funziona attraverso il sankalpa vikalpa, ovvero l'accettazione e il rigetto. No, I didn't say that. Just sankalpa and vikalpa. Sankalpa e vikalpa. I want to give meaning. Mind having a particular sankalpa, that is a promise or a disposition, a type of determination. I want to enjoy objects of the physical world. Quindi sapere che sankalpa significa una predisposizione specifica della mente dove vi è questo desiderio di voler godere del mondo. So sankalpa means the general desire or determination to exploit the external material world.
Quindi Sankalpa significa il desiderio generico di voler sfruttare e godere del mondo esterno. And then Vikalpa means how that takes a specific form. I want to enjoy the material world with Ferrari, a diamond ring, like this, or something very beautiful. Whatever objects, the specific objects we want, that is called Vikalpa. So Sankalpa is just the tendency to desire, and the Vikalpa is the various specific forms that the Sankalpa takes. Quindi invece Vikalpa è il modo in cui noi attuiamo questo desiderio di godere, quindi in che modo? Ad esempio io voglio godere del mondo come? Avendo una Ferrari, avendo un anello con un diamante, quindi Gelato. il gelato. Quindi Sankalpa è come il desiderio di sfruttare questo mondo per il nostro godimento e Vikalpa è in che modo attuiamo questo desiderio. And another meaning of Sankalpa Vikalpa is accepting and rejecting things. E un altro significato di Sankalpa e Vikalpa è di accettare e rifiutare le cose. So, really, take this to heart. You cannot trust your own mind. Quindi per favore comprendete bene questa cosa, mettetela nel vostro cuore che voi non potete fidarvi della vostra mente. Just as in quicksand, there's no stable place to stand. So the mind is unstable. Così come nelle sabbie mobili non ci possiamo aggrappare da nessuna parte e affondiamo, così la mente non riusciamo ad aggrapparci. One day your mind will say, this is what I want. I'm so sure about it. I've never been more sure about anything in my entire life. No one can change my mind. But then your mind itself will change and one day say, oh, I don't like this. I want this. And I'm so sure about this thing. I have never been so sure in my life, except for the last time I was. Yes. So now the various bridges, the variations of the intelligence are being described by Kapil Dev. Sankota viparyaso nischaya smriti evacha swapa ichutate buddhe lakshanam vritita pritak. Sono spiegate le varie le funzioni di questi tre aspetti. So Patanjali in his Yoga Sutras also gives a sutra which is very similar to this verse, only he changes the idea the idea is more or less the same, but he changes the terminology just a little. So I'll tell these functions of the buddhi in the same order that Patanjali has given in the Yoga Sutras. Quindi anche Patanjali nello Yoga Sutra dà questa stessa spiegazione come Kapiladeva in questo verso, l'unica cosa è che l'essenza è la stessa, però utilizza delle terminologie leggermente diverse, quindi adesso io darò la spiegazione che ha dato Patanjali nello Yoga Sutra. The first one in Bhagavatam is called Nishchay. What is called Nishchay in Bhagavatam, Patanjali calls Praman. It means valid cognition. Quindi quello che nel Bhagavatam viene chiamato Nishchay, Patanjali lo chiama Brahman. Praman, yes. In other words, when your senses detect some object, first you raw the yellow flowers, he looks and makes Patanjali, he uses the Qualcosa nel mondo inizialmente non si è attivata, poi invece in seguito la buddhi inizia ad attivarsi e inizia a filtrare quello che sta percependo e lo identifica, quindi in questo caso questi sono dei fiori gialli, quindi questa identificazione viene chiamata Nischan o Brahman. Nischay o Brahman. Then the next one, Patanjali and Kapil Dev use the same word, Viparya. Viparya means invalid cognition. Just as Nischay was a valid perception, the Viparya is an invalid or incorrect perception. Quindi il secondo termine è Viparya, che è lo stesso che vedete sia Kapiladeva che Patanjali, che questa significa una cognizione invalida, mentre quella di prima, quella senza dei filtri, era valida, questa invece è considerata invalida. So this invalid perception is first avidya. Quindi questa prima percezione invalida è chiamata avidya. It is psychologically manifest as accepting the body and mind to be the self. When the self is the soul,
but we think I am this body and mind, it is avidya. E quindi questa conoscenza invalida, questa avidya, prende la prima forma come ad esempio quando l'anima accetta questo corpo, questa mente materiale come il sé, quando invece non le appartiene. We can say technically accepting anatma to be atma, what is not atma to be atma. Quindi in modo tecnico possiamo dire che è il processo di accettare anatma, quindi quello che non è il sé, come atma, come l'anima, come il sé. That has some corollary characteristics. When we accept what is not atma to be atma, then we tend to accept what is anitya to be nitya, what is not permanent to be permanent. E cosa accade quando noi accettiamo qualcosa che non è il sé come il sé, che noi accettiamo quello che è anitya, quindi non eterno, come qualcosa di nitya, di eterno. We also tend to accept what is the apavitra to be pavitra, what is E da qualcosa di disgustoso esce fuori da tutti questi 9 buchi. but we think I'm very pure. Però invece noi pensiamo, no, io sono molto puro. Even though we have to have a shower twice a Una doccia al giorno per non puzzare come... makes us the viparya. It makes us show suffering is a source of happiness. Quindi il primo aspetto di Vipariyai, di questa cognizione invalida, è avidya, l'ignoranza. E questa avidya ci fa accettare quello che non è vero come vero. In Gita, Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yehi sangsparshada bhoga dukkha yonaya evate adyadyavanta kuntaya nateshu ramate buddha. That the contact of the senses with objects, when we taste something, when we touch something we like, oh, very nice. But when we think that the contact of the senses with the objects is Entrano in contatto con gli oggetti dei sensi, noi proviamo godimento e quindi questo credere che la felicità viene dal contatto va molto profondo. I have nothing but word. Che non c'è il godimento. Now, how can one experience happiness without trying to taste the world? We'll come to that. Quindi in che modo una persona può provare questa gioia senza però godere attraverso i sensi di questo mondo e le cose di questo But just for mondo? now, we'll continue to discuss what are the lakshanas, the symptoms or the characteristics of the element of buddhi, intelligence. Quindi adesso però ci arriveremo, adesso parliamo quindi delle lakshana, ovvero delle caratteristiche di questi elementi materiali. So buddhi has the characteristic of avidya, asmita. Asmita means I am this body. Quindi la buddhi, l'intelligenza materiale, ha queste caratteristiche di avidya e quella di asmita, ovvero di pensare io sono questo, Specifically. nello specifico. Not just the sense of kartrikta, I am the doer, but I am the doer of the activities of this particular, it's been identified that this particular form that I have, I am Italian, American, Indian, whatever, or in this form I am acting, asmita. Quindi non solo ha la concezione come quella dell'ego e del cartetto, ovvero colui che agisce, ma anche questo nello specifico che è asmita, ovvero io sono, ad esempio, io sono italiano, io sono americano, quindi la concezione di chi si è. Asmita, rag, attachments, Poi rag, ovvero l'attaccamento and aversions. e l'avversione. Rag and dvesh, attachment and aversion, they are function on the same principle. Quindi rag, che è l'attaccamento, e dvesh, che è l'avversione, sono due principi della stessa cosa. Everything that we are doing is recorded as a samskar. Everything we experience is recorded as a samskar, an impression in the chitta. Perché tutto quello che noi facciamo, le nostre azioni che compiamo vengono registrate nella nostra citta, nella mente pregoica. So Quindi è quella mind there is an impression of a previous experience. That too. di specifico. Let's say it was the impression of a pizza. Then your buddhi, your intelligence retrieves your previous experience. It's not forced. Cosa fanno? Che quando questo sentimento, lui vede che nella sua mente sta sorgendo
It may be that in a previous life you had a very happy, loving relationship with someone whose eyes were this color, whose nose was like this, whose hair was like this. Then in this life you see a person whose nose is like that, whose eyes are like that. Then this samskar comes up and love at first sight. Quindi cosa accade? Che magari quella persona nella vita precedente era innamorata di una persona che aveva un certo tipo di naso, di occhi, di viso, e poi in questa vita attuale quando vede una persona che ha delle caratteristiche simili, allora cosa dice? Ah, questo è amore a prima vista. Then later you find out that that person is totally different from the person that what came in your mind. Però poi che accade che dopo poco tempo si scopre che quella persona che pensavamo fosse amore a prima vista in realtà si rivela essere molto differente dalla persona che pensavamo You noi. see how the mind is very tricky. Quindi vedete in che modo la mente è molto subdola. It's quite tragic actually, but if you look at the world, basically everyone is running here and there, and their mind is just playing practical tricks on them one after another. In realtà è una situazione molto tragica That's what's perché going on. quello che accade in tutto il mondo, quello che tutte le persone fanno è che semplicemente la loro mente continua a fare dei scherzetti, li inganna e le persone corrono appresso alla loro mente che in questo modo le inganna continuamente. And while they're in this state of being fooled again and again by the mind, then life is passing very quickly, and the opportunity to realize God is lost. In questo modo loro passano tutta la loro e cosa accade? Che loro perdono l'occasione di poter realizzare. So mananatrayate yasmad tasman mantraha parikirtita. Mantra means the mantra is that delivers us from this captivation of the practical jokes of the mind. Quindi questo verso, come ho detto anche prima, significa che il mantra è quella cosa che permette di liberarci dalla cattività della mente. If you meditate with the mantra, Mahamantra every day, one will become free. One will become impervious, inoculated to the tricks of the mind. Quindi se una persona ogni giorno medita attraverso il mantra, non riuscirà poi a non essere vittima di essa. So just as based on the memory of some previous experience in this life or a previous life, so aversion, when we hate something, that is the same. It is based on an unpleasant experience from this life or a previous life. So attachment and aversion work by the same principle. Quindi allo stesso modo, così come noi abbiamo attrazione per una persona in base a delle impressioni, le samskara di questa vita o di quelle precedenti, quindi questo attaccamento, rag, allo stesso modo l'avversione, dvesh, funziona che sono entrambi Manifests as the strong desire to exist within the physical plane. In other words, the will to live. The will to exist in the physical plane is called abhinivesh. Quindi c'è raga, l'attaccamento, dvesh, l'avversione, e poi c'è abhinivesh, ovvero l'assorbimento, ovvero in poche parole il desiderio della persona di voler a tutti i costi esistere su questo piano materiale. So at first the person may say, well, what is that? This is not like an extra thing. Però all'inizio una persona può dire, "Oh, sì, ma alla fine qual è But you see, non è una cosa extra." when you begin to progress in meditation and you start to go into trance, into samadhi, then there'll be a force which is trying to bring you out of samadhi. Perché adesso magari voi non ve ne accorgete di samadhi, poi vedrete che ci sarà una forza che continuamente cercherà di tirarvi fuori da questo stato di trance. So all these are the different aspects of viparya. So Praman, Viparya, then Vikalpa. Vikalpa, here in the Srimad Bhagavatam, what is called Vikalpa by Patanjali is called Sanshaya, or doubt, in Srimad Bhagavatam. Quindi questi erano tutti aspetti di vipariari, mentre invece adesso viene Vikalpa, che viene chiamato così nel Bhagavatam, invece nel Yoga Sutra viene chiamato Sanshaya. 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 Sanshaya means doubt, or the oscillation of the mind when you cannot decide between two or more options. Non si riesce a scegliere. So it means that the mind is called non-related thought construct.
Quindi quando la mente crea dei concetti che in realtà non sono relativi, correlati a quelli della realtà, questo può essere chiamato vikalpa, ovvero un pensiero non correlato. For example, if we say, oh, the body is like a machine and the brain are in the Quando si dice material, but che not physical. Gross physics. la mente è come un computer, è completamente sbagliato perché le nostre concezioni non sono fisiche, ma piuttosto sono imposte nella città, che però la città non è materiale, ma è sottile. Just like if you have a piece of cloth, and if I ask the question, is the thread in the cloth or the cloth is in the thread? È come se noi abbiamo una stoffa e poi vi chiedo, è il filo nella stoffa o la stoffa nel filo? So generally persons say the thread is in the cloth. Generalmente le persone dicono che il filo è nella stoffa. Oh, okay, so let me take the threads out one by one and I'll put the threads there and keep the cloth there. E quindi allora ok, adesso fammi togliere ogni singolo filo, così metto i fili da una parte e la stoffa dall'altra. But when you remove the threads, then you see there's nothing left. Però quando iniziamo a togliere tutti i fili poi vedremo che non c'è più la So stoffa. why did you say the thread was in the cloth? Quindi perché diciamo che il filo era nella stoffa? Because the mind had created a difference which did not exist. Perché la mente ha creato una differenza che in realtà non esiste nella realtà. The cause of the cloth is the thread, but there's no difference between the cause and the effect. La causa They're not two different things. la stoffa è il filo, ma in realtà non c'è nessuna differenza tra causa ed effetto perché il filo è la stoffa. So the mind does vikalpa, and by vikalpa it creates non-correlated thought constructs and makes differences where there are no differences, or makes oneness where there's difference. Quindi vikalpa crea questo, quindi These crea are all aspects of vikalpa. dei costrutti mentali non correlati e poi identifica delle cose per quello che non sono realmente. Questi sono alcuni aspetti di vikalpa. Patanjali gives an example. He says, oh, this is Chitra's cow. Knows anything about Chitra. Quindi in realtà noi però se andiamo a vedere questa mucca, la osserviamo bene, in realtà non c'è nulla che ci dice che questa è la mucca di Citra. So the idea of possession is a vikalpa. Quindi l'idea del possesso è vikalpa. So in the same way, this is my body, my vikalpa. Quindi allo stesso modo noi pensiamo questa è la mia casa, questi sono i miei familiari, questa è la mia scuola, questo è il mio lavoro. In realtà tutto questo è vikalpa. If you die, all those things will still be there. Se voi morite, tutte queste cose che It's so filled with in questo modo la nostra vita è invasa. a person with a pure mind. He thinks, Isa Vasamidam Sarabam. Everything in the world belongs to God. Here is called sunshine. Tejas Anindriyani Eva. First they are the power to see. Principali sono quelli, essenziali sono quelli attraverso cui vediamo, ascoltiamo, possiamo toccare. By those senses we acquire knowledge, so they're called Gyanindriya. E Knowledge quindi, acquiring senses. e quindi questi sono i sensi che vengono chiamati gyanindriya, perché attraverso di essi noi otteniamo la conoscenza.